Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Preferiti del mese, è di nuovo arrivato il momento di parlarvi di tutti i prodotti che ho amato di più nel corso dell'ultimo mese, quindi nel corso ovviamente di settembre. Come sempre ho diviso i vari articoli per categorie, ci saranno trucchi, prodotti per la cura della pelle, accessori, abiti, scarpe, libri, insomma un po' di tutto, tutto quello che ho utilizzato di più e che mi è piaciuto maggiormente nel corso di settembre. Come vedete sono nella mia casa al mare, quindi in un ambiente leggermente diverso. Ogni volta che vengo qui per il weekend mi porto tutto l'armamentario per filmare perché c'è una bellissima luce, forse lo potete anche vedere, quindi perché non approfittarne? Detto questo, stringiamo con l'introduzione e passiamo direttamente alla prima categoria, che questo mese è quella dei trucchi. Nel mio ultimo video All Beauty vi avevo mostrato tutta una serie di prodotti che ho acquistato nel corso dell'ultimo mese, mese e mezzo, e fra questi c'era anche, tada, la palette di Huda Beauty, la Rose Gold Edition, una palette di ombretti che mi aveva entusiasmato subito dal primo sguardo, amore a prima vista, perché le tonalità degli ombretti sono tutte tendenti al rosso, al bruciato, all'arancio, con questo fucsia pazzesco, e poi in alto ci sono tutta una serie di ombretti più metallici. Gli swatch che avevo fatto durante il video haul mi erano sembrati pazzeschi e quindi avevo grandissime aspettative, e devo dire che in linea di massima le aspettative che avevo sono state confermate. L'unico aspetto negativo che mi sento di segnalarvi, anche perché se non ricordo male costa 65 euro questa palette, quindi non è proprio regalata, è che questi ombretti metallici, dei quali mi aspettavo grandissime cose, in realtà sono abbastanza difficili da stendere e da rendere omogenei utilizzando i pennelli da trucco. Non so se è un problema mio di incapacità, che potrebbe anche essere, ma ho provato in diversi modi, anche utilizzando uno spray per rendere umida la punta del pennello, che di solito aiuta con i metallici, con gli ombretti metallici, ma non c'è stato niente da fare. L'unico modo per applicare questi ombretti e renderli belli intensi come li volevo io è con le dita, il che, vabbè, bello, comodo, ma molto difficile creare un trucco preciso utilizzando le dita, soprattutto perché a me piace inserire questi ombretti nella parte interna della palpebra, quindi vicino al naso, ed è abbastanza difficile farlo con il dito. Ciononostante me la sono cavata mediamente bene e l'ho utilizzata durante tutto il corso di settembre, mi è piaciuta tantissimo, anche se probabilmente dal punto di vista della qualità degli ombretti ce ne sono di migliori. I colori però sono pazzeschi e quindi, dopo aver fatto un piccolo esame di coscienza, ho deciso che non potevo non inserirla nel video dei miei preferiti di settembre, e quindi questo è il primo prodotto. Il mio secondo preferito in campo di trucchi nel mese di settembre è stato un fondotinta che non è assolutamente una novità perché è sul mercato credo già da qualche anno. Sto parlando del Hello Flawless Oxygen Wow della Benefit. Avevo acquistato questo fondotinta tempo fa, credo in inverno, e non mi aveva entusiasmato perché ha una coprenza medio-bassa e in più avevo scelto un colore leggermente più scuro rispetto a quello che era il mio incarnato in quel momento, quindi l'ho lasciato da parte. E poi ad agosto l'ho ritrovato, e siccome dopo le vacanze la mia carnagione era leggermente più scura, non abbronzata ma leggermente più scura, ho iniziato a mischiarlo con il mio classico fondotinta per trovare una tonalità più adatta appunto al mio nuovo colorito, ed è un prodotto perfetto da mischiare perché è molto fluido, si amalgama perfettamente anche con fondotinta un po' più compatti, un po' più spessi, è leggero, quindi non va ad interferire troppo con la coprenza del fondotinta principale, e quindi è perfetto da utilizzare in questo modo. Non è grasso, è oil free e ha anche un SPF 25 che non è male. Dopodiché nelle giornate in cui non ho voglia di toccarmi troppo ho iniziato a utilizzarlo anche da solo e mi è piaciuto tantissimo, nei momenti in cui ovviamente la mia pelle non presenta troppe imperfezioni, troppi brufoli o cose strane, perché appunto, come dicevo, ha una coprenza medio-bassa ma è molto luminoso e quindi dà questo effetto glowy che mi piace tantissimo.
ed è per questo che ho deciso di parlarvene, di inserirlo nei miei preferiti di settembre, pur non essendo un prodotto nuovissimo. Io vi consiglio di provarlo perché ha un'ottima resa, soprattutto se non avete troppi problemi e troppo da nascondere. Quindi secondo preferito, fondotinta della Benefit. Adesso passiamo alla prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Ho due prodotti questo mese da consigliarvi per quel che riguarda la cura della pelle. Uno l'avete già visto nel mio video All Beauty, l'altro invece è un prodotto che ho acquistato più di recente. Partiamo da crema corpo Atlantic Seaweed Cream di The Body Shop, che è parte della linea Spa of the World. È una crema corpo rivitalizzante. Quello che mi piace è che ha una consistenza in gel molto particolare, che la rende molto veloce da stendere, molto veloce nell'assorbirsi e poi è davvero idratantissima. È a base appunto di queste alghe dell'Atlantico, molto fresca, molto piacevole. Il profumo mi ricorda in qualche modo, ha un profumo marino ma fresco, quindi non troppo intenso. Insomma, è stato veramente amore a prima vista. Ho iniziato a utilizzarla a settembre perché prima, e credo di averla messa nel mio video dei preferiti di agosto, avevo quella all'aloe che mi sembrava un po' più ricca e un po' più adatta appunto all'estate, ma questa è anche uno spettacolo. La linea Spa of the World di Body Shop riserva sempre delle piacevolissime sorprese. Il secondo prodotto è invece per il viso ed è della Fresh, il Soy Face Cleanser. Dunque, quando ho fatto shopping l'ultima volta da Sephora in Francia e ho acquistato qualche prodotto della Fresh, che credo di aver messo nel mio video All Beauty, mi hanno dato un campioncino di questo prodotto che non avevo mai provato. Di che cosa si tratta? Di un cleanser, quindi di un detergente adatto a tutti i tipi di pelle, che è ricco in aminoacidi ed è delicato e adatto anche a chi ha la pelle molto sensibile. Io lo utilizzo la sera per struccarmi. Di solito prima tolgo il trucco occhi con lo struccante Bifacil della Lancôme, che è sempre il mio preferito, poi con l'acqua micellare tolgo il primo strato di trucco e poi, per andare a rifinire e a detergere veramente fino in fondo, utilizzo questo prodotto, che è un gel molto piacevole da stendere, molto fresco, è a base di soia, deduco dal fatto che si chiama Soy Face Cleanser, come sono arguta. In poche parole, questo detergente va a idratare la pelle, al tempo stesso la calma, ribilancia il pH, molto delicato, perfetto appunto anche per chi ha una pelle sensibile. Mi piace da impazzire, l'ho utilizzato tutte le sere, tant'è che appunto appena sono tornata qui nella casa al mare sono andata da Sephora in Francia e ho acquistato la full size perché il campioncino l'avevo finito. Ne basta poco, lo stendete sul viso leggermente umido, anche sugli occhi perché non è assolutamente irritante, quindi va a sciogliere tutto il trucco, poi lo sciacquate e la pelle non tira e non dà nessun effetto negativo, quindi ve lo consiglio tantissimo. È un ottimo detergente per il viso post trucco, appunto per eliminare anche gli ultimi residui di trucco dal viso. E questi erano i miei due preferiti in campo di cura della pelle. Adesso passiamo alla prossima categoria, che è quella degli abiti. Eccoci qui nella categoria abiti. Questo mese ho soltanto una cosa da farvi vedere perché ho acquistato dei nuovi capi fine estate, inizio autunno, e ve li ho fatti vedere nel mio haul. Anche se in realtà a settembre ho per lo più indossato abiti che possedevo già, anche perché ho solo l'imbarazzo della scelta, avendo un problema di shopping compulsivo. Uno è questo, che sicuramente vi avevo fatto vedere nel video haul estivo, l'avevo preso su ASOS, non so se è ancora disponibile, con le maniche a campana. Detto questo, non è l'abito con le maniche a campana il mio preferito di settembre, anche se è fra i miei preferiti, ma una cosa molto più semplice, ovvero questo tubino nero che ho preso da Zara.
l'ho pagato qualcosa come 13 euro, quindi pochissimo. È un tubino nero midi, quindi che arriva sotto il ginocchio, che indosso principalmente sotto i vestiti lunghi. L'anno scorso avevo acquistato questo vestito lungo sempre da Zara con manica a 3/4, adesso vi farò vedere un cutout dove lo indosso, che mi piace indossare quasi come un soprabito, se capite cosa intendo. E quindi il mio capo preferito di settembre è questa cosa un po' particolare ma al tempo stesso super basic, un bel tubino nero semplice semplice. Quindi direi di passare direttamente alla prossima categoria, che è quella degli accessori, dove c'è la chicca di tutto questo video. Un accessorio che volevo da un bel po' di tempo ma che non mi ero mai decisa ad acquistare, e poi è successo. Restate dove siete per scoprire di cosa sto parlando. Accessori. Ta-da! Ho fatto la pazzia, ho pazziato, ho acquistato, dopo averle fatto la posta credo per 2 anni, la Neverfull di Louis Vuitton. Non sono esattamente una donna da grandi marche, se mi seguite lo saprete, avrete visto, avrete notato che normalmente faccio shopping da Zara, da H&M, da Primark, quindi abbastanza di basso profilo. Però ci sono delle cose che da sempre mi piacciono, e una di queste è la borsa di Vuitton. Mi piace da morire, sono contenta di aver scelto questa borsa rispetto ad altre di Vuitton, intanto perché è capientissima, non per niente si chiama Neverfull, che vuol dire che non è mai piena. Ci sta dentro un mondo di roba, veramente un mondo, non so se lo vedete. All'interno ha anche questa parte che si può togliere, dove uno può inserire il portafoglio, insomma le piccole cose, trovarle immediatamente, e volendo appunto si può togliere e utilizzare come fosse una sorta di pochette. Niente male. Ho scelto la versione ciliegia, che significa che l'interno è rosso, perché era la mia preferita. Ci sono tante versioni diverse della Neverfull, cioè questa che è la più classica, con l'interno mi sembra o color ciliegia oppure marrone, ho già dimenticato tutto perché non appena ho visto questa me ne sono innamorata. Poi c'è la versione checkered, cioè a scacchi, senza il logo in evidenza, e poi c'è una versione in pelle nera, molto più semplice, molto più elegante e anche decisamente più cara, che però a me non piaceva per niente perché la trovavo troppo scontata, troppo noiosa. In ogni caso la adoro. Si può anche rendere un po' più piccola utilizzando, adesso vi faccio vedere, lo so sono fuori inquadratura ma ve lo mostro appena riesco a farlo. Stringendo questa parte laterale si può rimpicciolire la borsa e renderla un po' meno ingombrante per le giornate in cui non avete bisogno di portare con voi mezza casa, cosa che a me capita praticamente mai, e rimane così. Non ha la zip in alto, quindi non si può chiudere, però ha questa chiusura a moschettone che in un certo senso un po' protegge l'interno. E niente, me ne sono innamorata follemente. È uno di quegli acquisti ponderati, una volta tanto non è stato un acquisto impulsivo, la volevo da tantissimo tempo, e rispetto ad altre borse di Vuitton o a altre borse di livello ha un prezzo tutto sommato contenuto, che per chi fa spesa da Primark è comunque un prezzo folle, ma nel grande schema delle cose direi che è ancora una delle borse più abbordabili e anche più sfruttabili. Io la adoro, io la amo, da quando l'ho comprata praticamente è diventata la mia borsa di riferimento. Detto questo, passiamo alla prossima categoria, che è quella delle scarpe. Le mie scarpe preferite di settembre sono senza ombra di dubbio queste.
questa sorta di pantofola slipper, non so mai come chiamarle, che ho acquistato da H&M, che vi avevo fatto vedere nel mio video haul di fine estate inizio autunno, in vellutino, aperte dietro come vanno adesso. Sembrano un po', come dice mio marito, le scarpe del Papa, perché sono in velluto, la punta è abbastanza rotonda, sono però comodissime. Adesso che non fa ancora freddo le metto ovviamente senza calze, quindi la mattina track come delle ciabatte da casa, però le trovo super glam, e poi hanno questa decorazione ad occhio che mi fa impazzire. Le ho indossate ma proprio tanto, sia con i jeans, con i pantaloni, con le gonne, insomma un po' con tutto e le ho prese da H&M, quindi insomma in questo caso ancora una volta minima spesa, massima resa, le adoro. Non sono ancora riuscita a trovare un altro paio fatte allo stesso modo che mi piacessero altrettanto, e questo è tutto dire. E quindi abbiamo lasciato alle spalle anche la categoria delle scarpe. C'è soltanto più una categoria da aspettarci, che è quella che normalmente conclude i miei video dei prodotti preferiti, ovvero i libri. Il mio libro preferito di settembre è La paranza dei bambini di Roberto Saviano. Cosa abbastanza inaspettata. Mettiamo in chiaro, Saviano mi piace moltissimo, mi piace quello che scrive, mi piace come sa catturare l'attenzione. Molto spesso però i suoi libri li trovo un po' pesantini. Ho letto ovviamente Gomorra quando era uscito, perché era stato un caso editoriale e credo che l'abbiamo letto un po' tutti. Ho letto 000, che però non mi era piaciuto tantissimo, così come onestamente anche Gomorra non è che mi fosse piaciuto alla follia. E quindi quando è uscito La paranza dei bambini non è che il mio primo istinto fosse quello di acquistarlo. Poi mi è capitato a luglio, se non ricordo male, di andare a un festival letterario sulle colline delle Langhe che si chiama Collisioni, e di sentire parlare Saviano in generale e poi nello specifico di questo libro. E mi ha talmente catturato il suo modo di raccontare il libro e quello che conteneva, che poi immediatamente l'ho acquistato lì sul posto. E racconta questo sottobosco di criminalità minorile, che non necessariamente nasce in seno alla criminalità principale, non so come altro definirlo, ovvero ragazzini che magari sono figli di gente della media bassa borghesia, figli di insegnanti, figli di parrucchiere, quindi che non hanno necessariamente un passato in famiglia criminale, che però nascono e crescono in questo ambiente napoletano con determinati valori e finiscono per trasformarsi in criminali a tutti gli effetti. La paranza è un termine che viene utilizzato proprio per definire un insieme di persone, proprio come la paranza di pesci, che è una frittura di pesci molto piccoli. In questo caso la paranza fa riferimento a gruppi criminali composti da ragazzini. I protagonisti hanno dai 16 ai 10 anni ed è veramente sconvolgente vedere quello che pensano, quello che fanno, come ragionano e come la mentalità criminale sia come radicata nella loro coscienza fin dall'infanzia. Questa frase che si trova sul retro del libro rende l'idea: e ti pare che mi metto paura di un bambino come te? Io per diventare bambino ci ho messo 10 anni, per spararti in faccia ci metto un secondo. Bello pesantino, bello intenso, molto avvincente, molto crudo, non adatto a tutti. Quindi se amate Saviano e se amate questo genere di romanzi io ve lo consiglio. Se invece preferite cose più leggere vi capisco, e questo non è forse il libro giusto per voi. A me è piaciuto, E voilà, siamo arrivati alla fine anche di questo video dedicato ai prodotti preferiti di settembre. Vi ricordo che
Ovviamente, come sempre, sul mio blog troverete la lista completa di tutti i prodotti che vi ho mostrato con link diretti per acquistarli online quando disponibili, per cui se qualcuno dei prodotti che vi ho mostrato in questo video vi ha incuriosito e volete saperne di più o addirittura volete testarlo e acquistarlo, vi consiglio di fare un salto sul mio blog, trovate il link al post dedicato nella info box qui sotto e lì ci sarà tutta la lista con gli indirizzi per acquistare ogni singolo prodotto online. Che altro? Spero, come ogni volta, che questo video vi sia piaciuto, che i prodotti che vi ho mostrato vi abbiano ispirato in qualche modo. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è davvero tutto, io vi mando un bacio gigantesco e noi ci vediamo alla prossima, ciao!